Eccoci qua, ragazzi, buonasera. Aspettate, eccomi. Ci siamo. Buonasera, ben ritrovati. Come mai una live di domenica? Vi state chiedendo cosa sta succedendo? Vuol dire una cosa gravissima, se ve lo state chiedendo, che non mi seguite su Telegram. Io ve lo dico sempre, ragazzi, la cosa più importante in assoluto per rimanere sul pezzo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 con tutto quello che succede e tutto quello che dovete sapere sia sul mercato che sulle nostre attività, live straordinarie, cose varie, insomma tutto quello che facciamo, e ci sono tantissime cose in ballo. Dovete seguirci su Telegram perché lì trovate tutto. Vi lascio il link in descrizione. Ogni giorno facciamo le nostre analisi, condividiamo notizie, anche quando, come i giorni scorsi, in realtà ero in vacanza e cercavo di essere offline. Ho fatto il ritiro spirituale anti-FOMO. Comunque, ragazzi, link in descrizione, mi raccomando. E qualcuno giustamente dice: eri in vacanza. Esatto. Ho fatto un po' ho staccato un po', sono andato a respirare un po' d'aria buona nelle campagne umbre. Non so chi di voi c'è mai stato, ma è una zona veramente bellissima, fantastica. L'Italia è uno spettacolo, altro che trasferirsi a Dubai. E comunque niente, ora sono tornato e ho detto, visto che vi ho fatto saltare la live di venerdì e probabilmente salteremo anche domani, perché sarò sì a Dubai per il Token 2049, chissà che non riesco a portarvi un po' di alfa da lì, e allora ho detto facciamo una live domenicale. E come mai di domenica? Ho appena risposto. Una volta ogni tanto scappa anche Telegram. Malissimo. Stai lavorando per quell'incontro di zona? Potrebbe essere figo. Ci stiamo lavorando, vedrai. E spettacolo anche per le tasse, purtroppo no, ha tantissimi difetti l'Italia, scherzi a parte, ahimè, però come posto secondo me non ha eguali. Vacanza non FOMO, mi fa morire, esatto, un ritiro anti-FOMO. Dai, parlaci subito della grossa notizia. E no, ve la faccio sudare. Ciao, siete molto bravi e competenti. Per altcoin / memecoin, cosa ne pensi? Guarda, riguardo le altcoin, penso che siamo in una fase di estrema debolezza per il mercato altcoin. Per quanto riguarda le meme coin, sono esattamente alla pari del casino, dell'andare a giocare un numero alla roulette, anzi probabilmente hai anche meno possibilità di vincere. Riguardo le altcoin invece, tornando a parlare sul serio, io di solito seguo questo grafico, che è il grafico della capitalizzazione relativa delle altcoin diviso Bitcoin, e mi fa vedere se il grafico è in crescita, che appunto abbiamo un trend di forza delle alt, se il grafico invece è in calo come in questo caso, che le alt sono un disastro. Al momento ci troviamo non solo sul breve in calo, ma anche, guardate, sul lungo in un grandissimo bear market delle altcoin iniziato, pensate, nel 2021 e ancora mai terminato. Stiamo cercando di creare un costrutto di bottom, ma in realtà ci sono stati tanti rifiuti e adesso stiamo gravitando nella zona dei minimi anche qui. E se vieni nelle Marche dimmelo prima, regione meravigliosa, ti porto in giro io. Guarda che non me lo faccio dire due volte, Dove Umbria sono di Spoleto, Malta sempre presente, un umbro a Malta, grandissimo. Comunque siamo stati nei dintorni, abbiamo fatto un po' un giro tra Assisi, Arezzo, poi abbiamo fatto Perugia e Gubbio. E in realtà alloggiavamo in mezzo al nulla in una zona che si chiama Città di Castello, appena sopra in realtà, e era fighissimo perché eravamo proprio in mezzo alle valli. Wow, che goduria, fai proprio una rigenerazione che ogni tanto ci vuole. Hai novità su Bybit? Come mai ancora non si possono fare il launch pool? Credo che sia un discorso di, come si chiama, cioè alla fine cos'è che era? La licenza MiCAR, mi pare, tutto lì. La licenza MiCAR che non gli permette ancora di fare attività di marketing. Basta. E buonasera a tutti, grandissimi. Vieni in Liguria, ci vengo spessissimo in Liguria, lo sai che io ogni 2x3 ci sono. Hai fatto il giro della fontana Gubbio per ottenere la patente del matto. Bellissimo.
Dalla Svizzera si può fare che cosa? Launch pool per Mica. Ah, ok, sì, esatto. Sì, no, perché la Svizzera, non essendo in Europa, non ha le restrizioni del Mica. Quello sì, quello sì. E basta, e basta. Arezzo presente, felice che hai visitato le mie zone. Bellissime, bellissime. Dominance in negativo per le alt, ma qualcuna pompa. Solana e Cro, normalità o qualche notizia? Per Solana c'è una notizia in realtà, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, anzi dai, te la spoilerò un pochino anche adesso. E nello specifico, eccola qua, vedete, stanno nascendo aziende che fanno un po' come fa Strategy ma per Solana. E nello specifico c'è questa DeFi Development Company che sta raccogliendo 1 miliardo per acquistare Sol. E quindi, insomma, not bad. Ho provato a iscrivermi a Tatax ma non riesco ad entrare, ho mandato una mail per la nuova password. Strano, che errore ti dà? Che errore ti dà? Non... mi sembra strano perché non dovrebbero esserci problemi particolari. ETF su XRP. Attenzione che non è un ETF spot però, ho visto circolare un po' di fake news e quindi attenzione perché in realtà non è tutta sta notizia. È un ETF ma non spot, quindi ETF, cioè che non crea buying pressure sul sottostante, cioè sulla coin. Occhio che questa notizia l'ho vista girare un po' così così. E si può vedere un confronto con i cicli precedenti di Bitcoin. Oddio, non ero preparato su questo, però cosa volevi andare a vedere? Come ci stiamo comportando rispetto al solito? Guarda, come dicevamo le ultime volte, rispetto ai cicli precedenti, no, questo è Bitcoin oro, scusate, rispetto ai cicli precedenti, quello che stiamo facendo è l'aver anticipato gli all time high, rallentato l'estensione, perché di solito l'ultimo ciclo, quando è esploso, vedete, ha fatto subito, pam, uno scatto verso l'alto, mentre adesso ha fatto sì lo scatto verso l'alto, ma anziché fare 2x, 3x, come vedi, ha fatto l'ultima volta nel giro proprio di una sola estensione, abbiamo fatto un'estensione da più 30, 40, quant'è che ha fatto? Più 40%? 50%, che comunque non è malaccio, e sta già facendo il suo primo ritracciamento, quindi è un po' diverso, è stata molto più guidata dagli ETF, infatti anche questo ritracciamento è stato accompagnato da una frenata degli ETF, poi c'è il tema di Trump, c'è un po' il tema che sta provando a decorrelarsi, quindi non è tanto più, cioè non vigono più le stesse regole di prima, quindi la ciclicità pura, ma ci sono un po' delle dinamiche, ecco, che sono uniche di questo ciclo, quindi vanno seguite e quindi non ci perderei troppo la testa, ecco, sul confronto con i cicli precedenti, se non con appunto le banali ciclicità, ma a livello temporale. Confronti i due ritracciamenti di questo bull market, entrambi 33%. È vero, ma guarda, in generale, guarda, questo bull market è il bull market dei meno 30%, perché qui abbiamo, no, qui meno 20 in realtà, più lieve. Qui abbiamo un meno 30, meno 33 se andiamo top to bottom, e qui top to bottom meno 31, 32. Quindi come vedi è tutto abbastanza nella norma. Il primo, questo qui da quant'è? Top to bottom meno 20, niente di che. Quindi di fatto, scusa, lo rimetto perché è interessante. Come dicevamo anche in una delle ultime live, vi ho fatto proprio vedere, no, un po' di dati anche a livello di ritracciamento medio e mediano, e su questo siamo molto più in forza rispetto ai precedenti cicli. Cioè, di solito c'erano dei ritracciamenti molto più importanti e se noi andavamo a calcolare la mediana, quindi il tipico ritracciamento, era molto più basso. Mentre appunto adesso è molto più basso, mentre nei precedenti cicli c'erano dei begli inciamponi durante i bull market. E questo perché? Perché ci sono nuove fonti di domanda che comunque vanno ad ammortizzare anche gli inciampi. Io mi aspetto, ecco, questo mi sento di dirlo, che cioè ciclo dopo ciclo assisteremo a sempre meno volatilità da entrambi i lati, sia in estensione,
vedi quest'ultima leg up che è stata meno marcata delle precedenti, sia in ritracciamento, proprio perché magari è più difficile farti il flash dump da meno 50% in poche settimane o addirittura pochi giorni, come spesso è successo in passato, per motivi di partecipazione di più investitori, anche che sono di fatto investitori e non appunto solo speculatori. Cioè la speculazione sta lasciando di più il posto, secondo me, all'investimento. Ho 1000 domande sulla dichiarazione. Guarda, Paolo, aspetta una decina di giorni, facciamo una bella live dove ci sarà Andrea, il nostro criptocommercialista, e potrai fargli tutte le domande che vuoi. Preparatevi che sì, adesso stiamo organizzando per bene come si dice, la live sulla fiscalità, anche perché siamo quasi in arrivo. Vedo su YouTube o sui social alt season coming. Oh mio Dio, no, cioè non c'è nessun dato per il quale dovrebbe essere in arrivo l'alt season, anzi non è mai stata così lontana ad ora, proprio perché, aspettate adesso tolgo un po' questi, proprio perché come ti facevo vedere prima siamo in un momento di estrema debolezza per le alt, cioè capito che dire è come dire questo sarà il bottom. Cioè, come fai a saperlo, no? Il trend adesso è molto negativo, macroscopicamente è negativo, sul breve è negativo, e quindi dire alt season coming è proprio giocare alla sfera di cristallo e cercare di prevedere il futuro. No, nel senso, non è probabile, ecco, è molto debole il mercato delle alt. Secondo me quello che manca è una situazione più stabile, più chiara per Bitcoin, una nuova leg up, e dopo potrebbe esserci allora la traslazione di capitale verso le alt. Vediamoci a cena a parlare di tasse. No dai, che incubo che incubo di cena, ragazzi, a parlare di tasse. Poveri noi. Aspettate che non sto filando minimamente gli amici di TikTok, ma ci sono, ragazzi, ci sono. Eccoci qua. Ciao ragazzi, come andiamo? Che si dice di bello? FED tornerà su... Oddio, no, le previsioni sulle alt, lasciamole pure lì dove sono. Se vendo in USDT pago le tasse. Ci sono opinioni discordanti a riguardo, opinioni molto discordanti. Non ci fili, no, vi filo, ci sono. Faccio un po' di saltelli da qui a lì, perché altrimenti siamo sempre focalizzati sulle stesse domande, quindi faccio un po' un saltello di qua e di là. Quindi vi filo anche a voi, non temete, don't worry ragazzi. E dicevo, su USDT ci sono opinioni discordanti, in tanti dicono di no perché non è mica compliant, alcuni dicono di sì perché comunque le stablecoin alla fine sono equivalenti, ecco, a valuta. Lì dipende un po' dall'approccio che si vuole tenere. Ufficialmente USDT non è riconosciuto come i money token, a interpretazione ci sono, ripeto, opinioni discordanti. Io non posso darti un consiglio perché non sono un commercialista e quindi non ho il titolo per dirti è così oppure è cosà. Senti un commercialista e fatti dare un consiglio da lui, mi viene da dirti solo questo. Dove fai la live? Sia qui su TikTok che su YouTube che su Twitch, dappertutto. Ciao, sono entrato adesso in live. Ciao Joe, benvenuto. Secondo te a che livelli può scendere Bitcoin la prossima settimana? Mi piacciono queste domande, mi piacciono assolutamente queste domande, proprio perché non so, non ne ho la più pallida idea. Posso giocare alla sfera di cristallo se vuoi. E che dire, non ne ho la più pallida idea. Possiamo guardare i livelli chiave se vuoi, ma cioè è difficile predire il futuro, ecco, non è possibile predire il futuro. I livelli chiave in supporto sono, va bene, abbiamo uno vicinissimo che è 93.500, poi abbiamo 90.600 e 87.500 sono i supporti principali. Sarebbe bello vederli tenere, perché vuol dire che comunque c'è forza nel mercato. Quindi questa è un po' la situation. La situation. Poi aspettate che torno un attimo dagli amici di TikTok che altrimenti si sentono trascurati,
E meglio non sentirli che non sanno una ceppa neanche loro. Purtroppo molti commercialisti, è vero, sanno, quando gli parli di cripto fanno, oh mio Dio, gli occhi strani. Però ripeto, aspettate la live allora con Andrea che glielo chiediamo a lui, gli facciamo tutte le domande più moleste possibili. E dicono che la prima settimana di maggio ci sarà una discesa generale. Come mai? Come mai? Come mai? Sell in May and go away? No, com'è che si dice? Non lo so, ragazzi. Cioè, mi sembrano un po' quelle cose così. Io lo spero ancora, che si scenda, però mi sembrano quelle previsioni un po' campate per aria. Cioè, non c'è motivo per cui quella settimana lì si dovrebbe scendere. Non parlare di tasse mi si bugga, va bene. Chiuso l'argomento tasse. Chiuso l'argomento tasse. Di cosa volete parlare di bello, dai? E allora, torno un po' di qua. Ciao Luca, come mai di domenica? Perché vi ho paccato un paio di volte, allora ho detto facciamo che recuperiamo. Ad aprile era il mese tasse per gli USA. Ah, tu dici che cioè realizzano un po' di profitti per poi, non lo so, non mi ha mai convinto quei discorsi lì. Quelle scuse per cui in certi periodi la gente vende, compra, non saprei, non mi convince. Divergenza RSI ribassista e gap enormi. La pensano uguale. Allora, il gap, fammi un po' vedere, dov'è? Tac. Il gap dov'è qui? Sui 92.000, potrebbe esserci... Dunque, 92.000, tra l'altro... No, non è un livello chiave, è un po' la zona dove si annida la liquidità, qui nel range attuale. Però vabbè dai, 92.000 ci sta a ritestarlo, ma ci sta anche a ritestare, ripeto, i 90.000 volendo sul breve, senza alterare minimamente il fatto che adesso ci troviamo in una fase impulsiva rialzista sul breve. Ha fatto un bel impulso qui. Mi piacerebbe vederlo, ripeto, bam, propagare ulteriormente per dimostrare un po' di forza con volumi crescenti. Quello è il segnale mancante. Mi piacerebbe quello come segnale da vedere. Se su Binance converto in lira turca è fiscalmente rilevante. Guarda, convertilo per il meno possibile in lira turca, perché è più o meno una svalutazione del 10% al giorno. No, scherzi a parte, direi di sì, è comunque valuta fiat, quindi sì. XRP è di un piattume, mamma mia, come sta andando XRP? Come sta andando? È vero, è abbastanza piatto, col suo range qua non si muove più di tanto. Sì, vediamo un po' come si comporta. Tac e tac, questo è un po' l'intervallo in cui si trova. Aveva provato, vedete, ma è anche molto irregolare. Guardate che shadow lunghe, non mi piace molto come, cioè è un po' sporco, perché alla fine il range diventa enorme, diventa così. Sì, un grafico un po' sporco, c'è un po' da vedere appunto in che direzione vuole andare, in particolare rispetto ai minimi e ai massimi, cioè finché non viola questi due livelli si muove un po' in range e adesso è nella fase, nello swing down, nello swing ribassista del range. Bisogna tornare a parlare di DeFi. Amico mio, se tu vai a vederti... Ragazzi abbonati, ricordatevelo, se voi andate a vedervi l'alfa di questo sabato, di ieri, nella sezione abbonamento è proprio un'ora dedicata alla DeFi e al farming. Io non lo so, fossi in voi un'occhiatina ce la darei, ragazzi, ce la darei, anche perché gli ultimi approfondimenti per i nostri abbonati, trovate il link in descrizione se vi interessa abbonarvi, sono stati molto dedicati alla DeFi. Guardate, l'ultimo alfa farming e DeFi, l'ultimo approfondimento deep dive, un'ora su Bear Chain con dei farm anche lì da volare via. Poi cos'altro avevamo? Dunque, gli ultimi erano un po' più, diciamo, macro, che altro c'era? Ma c'era anche questo, Fluid, è un'altra piattaforma DeFi molto forte. Insomma, ce n'era di materiale DeFi e poi ogni settimana c'è della nuova roba, quindi se vi interessa l'abbonamento, come sempre, link in descrizione. Per gli utenti, diciamo, normi, la DeFi la trattiamo un po' meno per evitare che uno poi faccia cose a caso.
Perché Bybit, pur non essendo registrato OAM, non viene oscurato in Italia? Ma perché di fatto sta cercando di sta ottenendo la licenza MiCA. Quindi cioè di fatto sta facendo le cose per bene, ecco, tutto lì. Luke, ma la live stasera, vi ho colto tutti alla sprovvista stasera. Tutti alla sprovvista, perché devo recuperare un po' di pacchi che vi ho tirato. Non è fiscalmente rilevante scambio cripto-cripto. Cosa mi son perso? Mi son perso qualcosa. Alt season ci sarà, ma come mai tutti con sta alt season adesso? Chi ve l'ha detto che parte l'alt season? Cosa succeda? Ma Bitcoin raddoppia o no? Ragazzi, cosa sta succedendo? Oggi, non so se è la domenica o che cosa, ma oggi sto vedendo delle domande da brividi lungo la schiena, eh? In quali campi ci sarà un uso globale di progetti cripto secondo te? A livello di pagamenti, a livello di tokenizzazione di asset, quindi anche di infrastruttura finanziaria, proprio, ecco, a livello infrastrutturale, questo mi sento di dire. E questo sì. Ciao, analisi su Bitcoin arriva tra po'. Pepe, come la vedi? Ragazzi, oggi io non so cosa stia succedendo. Basta, non leggo più queste domande. Aiuto. Devi vedere quali sono i token fiscalmente rilevanti come USDC, quindi Bitcoin. Ah, ok. Qualcuno chiedeva se lo scambio cripto-cripto è fiscalmente rilevante. No, a parte i money token, per l'appunto, cioè quelle stablecoin collateralizzate da valuta che equivalgono a valuta. Vai subito di FOMO cuffia, che succede? Oggi si compra Bitcoin dopo questo dampino. Quale dampino? Che dampino c'è, ragazzi? Che dampino c'è? Aiuto. Dove non ho visto nessun dampino. Dampino, questo sarebbe molto bello. Quale hardware wallet consigli per acquistare un BTC? Aiuto, io ti sconsiglio di dire ad alta voce che vuoi acquistare un BTC innanzitutto, e hardware wallet io mi trovo bene con il Ledger, però ho fatto un video dedicato agli hardware wallet, proprio se tu cerchi hardware wallet. Dunque, qua ho recensito Trezor, eccolo qui, guarda, top 5 hardware wallet, che è di 2 anni fa, ma secondo me è ancora attuale perché non ci sono dei nuovi marchi. Quindi ti consiglio di vedere questo video, perché ho fatto un po' un confronto su vari fronti: open source, non open source, semplicità d'uso, sicurezza, e quindi vacci a dare un'occhiata. È molto completo ancora come video. Io mi trovo molto bene con Ledger perché è un giusto compromesso tra semplicità d'uso, sicurezza e tutti quei discorsi lì. Aggiornamento CroyCrypto.com, stanno andando avanti con la roadmap? Sì, stanno andando avanti, certo. Hai visto che hanno fatto, stanno andando avanti lato ETF, adesso vediamo sul lancio delle stocks anche fuori dagli Stati Uniti. Per il momento stanno andando avanti giusti con la roadmap. E come lo vedi Cro dopo gli accordi fatti con la società di Trump? È interessante, un po' meno dopo il discorso del printare di nuovo i Cro che avevano bruciato, quello non mi è piaciuto molto. Differenza tra il Nano e il nuovo Ledger? Bah, guarda, il Nano è più che sufficiente, e il nuovo Ledger è bello, cioè onestamente ha un prezzo molto più alto. Per cosa? Perché è bello, cioè c'ha lo schermino, come vedi, c'ha il suo schermino, è touch, c'è una questione estetica. Invece il Nano, dov'è che è? Ce l'ho qui da qualche parte, ce l'ho qui, ormai c'ho un disordine leggendario qua sopra, non si capisce più niente, e viva. No, comunque scherzi a parte, il Nano X secondo me ci sta, perché comunque è Bluetooth, è già più che sufficiente, comunque ti costa molto meno e le funzionalità ce le ha già tutte. Prima o poi lo troverò, promesso. Ma su Ledger si può comprare direttamente da lì? Allora, si può comprare direttamente da lì, ma tramite degli intermediari tipo, com'è che si chiama? Sono quelli degli on-ramp Fiat to Crypto, e che dire, ci sono delle commissioni abbastanza atroci. Sì, ma costa di più. Che cosa? Il Nano X? Sì, il Nano X, però il Bluetooth è comodo. È comodo perché lo puoi usare anche da smartphone.
e basta. E perché ne hanno generati altri? Fa bene alla tokenomics? Che cosa? CRO? No, fa male alla tokenomics. Molto male. Molto male, molto male. Ah, Bitcoin comprato su Ledger. Sì, è vero, costa di più. Costa molto di più. Non conviene, non conviene. Le commissioni sono molto alte, ve l'ho detto, sì sì. E posso mettere Tao su Ledger? Direi proprio di sì. Tao che cos'è? Un ERC20? Oddio. Mi hai preso alla sprovvista. Tao, fammi vedere. Tao token. Dunque, fammi vedere se ha un ERC20. Volevo vedere l'address. Wallet, Web3 Wallet, Trust Wallet. Dunque, dov'è che si vedeva? Anche l'address del token, non mi ricordo più. Ah, che bello, che hanno messo anche il vesting e tutte ste cose comunque. Monete simili. Hanno cambiato un po' l'interfaccia di CoinMarketCap. Hanno aggiunto un sacco di robe, però non trovo più l'info su... Oddio. Sull'address del token, ragazzi, vi chiedo aiuto, aiutate. Se è un ERC20 o ha una sua chain, non mi ricordo proprio, ragazzi, mi spiace. Sono veramente explore about. Dunque, no, forse ha la sua, è proprio una sua chain. Ma avete colto alla sprovvista. Avete colto assolutamente alla sprovvista. Devo andarmi a rivedere il video di Massi. No, è nativo. Infatti, ha la sua chain. Ok, allora è una bella domanda, te lo dico subito. Ledger, BitTensor. BitTensor Tau. Vediamo. Polkadot. Polkadot. C'è quel quadro che non cosa. Con il talisman nuovo, non lo so ragazzi. C'è da andarci a vedere meglio. Gira voce che sarai tu il nuovo papa. Ma perché no, guarda, quasi quasi. E faccio adottare a tutta la chiesa Bitcoin come valuta a corso legale. Bellissimo. Ci sto, mi proporrò. Qualcosa mi dice che non mi eleggeranno, ma io ci provo nel dubbio, eh. Ci si prova. Si può mettere su Ledger tranquillamente. Grazie, guarda, se qualcuno di voi già lo detiene, ha esperienza e tutto, ce lo dica. BTC corso legale al Vaticano, esatto, facciamo così. Andiamo a 1 milione. Come riserva, treasury di riserva della Chiesa. Si deve dichiarare il cambio USDT a un'altra moneta? In che senso? Si deve sempre dichiarare. Se tu detieni cripto devi sempre dichiarare. Poi magari non devi pagare le imposte, ma dichiarare sempre. Riserva spirituale, mi è piaciuto. Siamo ancora in tempo. No, sono ancora in tempo per andare all-in su Shiba Inu. Beh, direi che non è mai troppo tardi per andare all-in su Shiba Inu. Ma mi raccomando, ricordati che hai anche 2 reni che puoi usare per andare ancora più all-in su Shiba Inu. È fondamentale. Riserva strategica spirituale. Mi è piaciuto. Rete Polkadot. Che sta. Devo capire meglio sto BitTensor dove non è. Uso Trade Republic. Come dichiaro le cripto? Trade Republic è a regime amministrato, mi pare. Mi pare di sì. Ma il fatto che il dollaro sia basso cosa comporta per chi ha comprato in euro? Niente. Semplicemente che l'asset contro il dollaro sarà salito. Tao è costruita con l'SDK di Polkadot. Polkadot lavora in silenzio. È interessante, non lo sapevo, sai. Molto bene.
Secondo te è una buona idea tenere sempre XRP su Binance o dovrei spostarli su un ledger? Ovviamente è meglio detenerli sempre su un wallet. È sempre meglio detenerli su un wallet. Quindi ti direi, se il tuo obiettivo è holdarli e detenerli a lungo termine, ti consiglio di prelevarli sul tuo wallet. E se fai trading invece ovviamente per ovvi motivi, cioè è scomodo fare dentro e fuori, dentro e fuori. L'alt season è imminente, chi la pensa come me? È bello, oggi tutti che chiedono dell'alt season. Revolut X per cripto, guarda adesso lo proverò e lo recensirò, me lo sono segnato da fare. Me lo sono segnato da fare, ma mi sono segnato troppe cose e ho troppo poco tempo. Poveri noi, poveri noi. Allora, andiamo a dare un'occhiata agli amici di TikTok con un po' di paura, vi dico la verità, viste le domande che ho visto prima. Nano Ledger, dove acquistarlo? Su Amazzonia? Guarda, il Ledger ti consiglio di acquistarlo sul sito ufficiale, non in giro da rivenditori, ok? Perché c'è il rischio di andare a acquistare uno contraffatto. Mio consiglio è di acquistare sempre solo da sito ufficiale. E cosa ne pensi della piattaforma PoTrade? Mai sentita nominare? Meglio detenere le cripto su Binance o su Trust Wallet? Sempre meglio su Wallet, ragazzi. Su Exchange è meglio non detenere le cripto per il lungo termine. L'exchange serve a comprare, vendere, fare trading, usare i suoi strumenti, ma non è un wallet, non è una banca. L'exchange serve per fare gli scambi, il wallet serve per detenere. Mi raccomando. Short Bitcoin secondo te per questa settimana? Ma ragazzi, che domande sono? Vi prego, smettetela, mi state facendo sentire male. Che domande mi state facendo? Aiuto. Aiuto, aiuto. Tao a rete sua, grande, sì, è vero, è vero. Come la vedi Solana? Adesso andiamo ad analizzare il grafico nella seconda parte del video, che tra poco inizia, quella la parte di analisi, ma come dicevo prima è un po' spinta ultimamente Solana dal fatto che sono nate un po' di aziende che fanno appunto le strategy di Solana, e per il momento Solana è l'unica, a parte Bitcoin, che sta vedendo questo fenomeno, e quindi è interessata appunto da una domanda che origina da lì, e si è già partita dopo l'8 maggio, si vola, ottimo, alt season dopo l'8 maggio, bene, oggi è il giorno delle sfere di cristallo. Ma è vero o no che entro il 2030 Bitcoin raddoppierà? Basta, ritorno a leggere le domande di YouTube, ragazzi. Compro Pepe Inu. Ciao, Bitpanda è una buona piattaforma? Sì, la trovo un'ottima piattaforma, bella completa, regolamentata, compliant, e soprattutto puoi andare a investire non solo in cripto ma anche in tutta una moltitudine di strumenti. E ricordatevi che c'è sempre il bonus su Bitpanda, il bonus di 50 euro per i nuovi utenti, per chi deposita 100, ogni 100 euro investiti 10 euro in regalo fino a un massimo di 50. Link in descrizione come al solito. Pam, grazie per l'assist. Grazie per l'assist. Secondo te le commissioni di Crypto.com sono alte? Allora, dell'applicazione sì, sono molto alte. Su Crypto.com infatti ti consiglio, avevo fatto proprio il video dove ho recensito Crypto.com e spiegavo che conviene, per chi lo vuole utilizzare, di usare l'exchange. Cioè tu puoi anche depositare euro, utilizzare exchange per fare lo scambio e poi ritornare sull'app. Cioè alla fine l'exchange è la versione a commissioni più basse. Conviene un sacco. Invece l'app ha delle commissioni, non sono commissioni ma è spread abbastanza alto. Bitget come la vedi? Buona, molto più complessa, più da pro, è più da trader Bitget, meno da chi vuol fare, cioè dipende dal proprio livello di esperienza, capito? Perché Bitget e Bybit secondo me sono quello un po' più da pro. Per chi vuole fare trading ci sono i derivati, vanno saputi usare ovviamente, e cioè se un neofita si mette lì a fare trading sui derivati si sbriciola, quindi staci pure lontano. Se invece vuoi operatività più avanzate, hedging, insomma operatività un po' più complesse, e chiaramente lì trovi degli strumenti più avanzati, però è più complicato. No, e comunque trovi la nostra videoguida di tutti gli exchange esistenti al mondo, mi raccomando.
E secondo te conviene investire su Revolut? In che senso? Utilizzare Revolut per investire in cripto? A commissioni un po' più alte. È molto semplice, a commissioni un po' più alte. Dipende se hai voglia di imparare a usare una nuova piattaforma. In tal caso può convenire magari utilizzarne un'altra. A commissioni un pelino più alte. Quello sì, quello sì. Allora, torniamo un attimo a fare l'ultima tornata di domande su YouTube e poi partiamo con la parte di analisi. Migliore exchange dove comprare cripto per rapporto qualità-commissioni. Se parli di crypto spot ti direi a mani basse Binance, dai. Super super facile Binance, commissioni molto basse, con il referral hai lo sconto del 20%, con BNB hai un ulteriore sconto del 25% mi pare, va a finire che paghi lo 0,6% di commissioni, che è veramente basso, è veramente lo 0,06 scusa, perché di base è 0,1 e scendi fino a 0,06. Kraken top, sì, Kraken è ottimo, ma le commissioni sono un pelino più alte. Coinbase anche ottimo, ma ci sono tantissime piattaforme eccezionali. Per il discorso qualità commissioni io ti direi tranquillamente Binance. Binance è forse la migliore, ecco. E Coinbase Coinbase devi usare la modalità advanced, anche Kraken, c'è Kraken Pro per avere le commissioni più basse, ma anche su Bitpanda in realtà, adesso c'è Bitpanda Fusion, l'hanno chiamato, ogni piattaforma ha la sua versione Pro, che alla fine ha delle commissioni più basse. Tutto lì. Tutto lì, tutto lì. Saluti da Piacenza, Piazza Borgo. Grande Luca, grande mio concittadino, mitico, mitico. E qualcuno conosce... bravo, mi aggiungo anch'io questa domanda. Se qualcuno conosce anche l'orario per l'inizio dell'alt season l'8 maggio, chiediamo agli amici di TikTok, magari lo sanno loro. Amici di TikTok, sapete per caso a che ora inizia l'alt season l'8 maggio? Perché qua vogliamo anche l'orario, non solo il giorno. Non solo il giorno. Binance non ha i futures, esatto, Binance non ha i futures. Qui io parlavo di compravendita spot. Binance è il top per lo spot, per i futures Bybit e BitGet. Sono quelle le migliori. Sono assolutamente quelle le migliori. E che ne pensi di Hyperlane? È un progetto molto interessante di interoperabilità, ancora non è uscita l'ora. Bene ragazzi, informatevi però per cortesia, perché qua non bisogna mica essere così approssimativi, mi raccomando. E Hyperlane interessante, però il solito discorso ragazzi, i token dei progetti nuovi io ci sto alla larga a prescindere, perché sono troppo... C'è troppo insider all'interno, cioè venture capital, team, tutti pronti a dampare con gli unlock e robe varie in arrivo, quindi Hyperlane non l'ho neanche guardato, tra l'altro, il vesting, andiamolo a vedere rapidamente e poi andiamo con la parte di analisi, vediamo se c'è qua. Token unlocks. Vedi che schifo, cioè è intoccabile, dai, un token così. È assolutamente intoccabile. Dunque, la prima grande emissione è nel 2026, però il problema è che qui adesso, questo cos'è che developer? Sì. I developer staccano un po' alla volta, la foundation anche lei comincia ad unlockare roba, ecco poi il grosso è qua, investors e core contributor, quindi probabilmente dal 2026 in poi... Cioè, va che roba, dai, va che unlock, sono veramente agghiaccianti. Cioè, a me fa proprio passare la voglia di anche valutare, ragionare l'investimento sul token. Cioè, quando vedo una roba del genere... Ma il motivo per cui, ripeto sempre, ragazzi, i token, soprattutto quelli nuovi, di solito sono abbastanza un gioco a perdere. Allora, Young Platform come la vedi? Molto bene. È un'ottima piattaforma anche quella, una gran bella piattaforma, che soprattutto si sta arricchendo da matti, Si sta arricchendo da matti. Adesso sta lanciando la loro carta, bellissima la carta, quella fosforescente, è una mina, e tanta roba. Poi la parte di, come si dice, di anche lì stocks, ETF, eccetera, eccetera, cioè c'è veramente tanto che stanno facendo. Ragazzi, è il momento, dai. Facciamo che andiamo di analisi. Ultime domandine dagli amici di TikTok, vediamo cosa dicono di bello.
Com'è composto il tuo portafoglio? Ma guarda, di cripto ho praticamente solo Bitcoin, un pelino di Ethereum, un pelino di Sol e BNB e qualche CRO per la carta, e poi il resto è un 25 per 25 era cripto composto così, l'altro 25 stocks e oro e 50 liquidità. Mi raccomando, amici di TikTok, seguitemi anche su TikTok, che sapete che pubblico roba anche lì, ormai siamo ovunque, ovunque. Ci sarà un altro calo delle cripto? Mi sento di dirti di sì. Questa è facile, dai, questa era facile. Sì, Ayub, ci sarà un altro calo delle cripto. Non so dirti quando, non so dirti di quanto, ma ti so dire che ci sarà. Quindi sì. Ho già l'account Binance, posso comunque sfruttare il tuo codice? Purtroppo no. Purtroppo no, perché il referral serve all'attivazione. Purtroppo mi spiace, ma no. Cosa ne pensi di Atom? Guarda, mi piaceva l'ecosistema e tutto, solo che ha un grosso problema alla radice, Atom, Cosmos, che è un po' sempre guidato dalla stessa cricca di validatori e quindi è molto centralizzato. E quindi non mi piace granché. Poi, non lo so, un po' passato di moda adesso, gli hanno rubato un po' le idee, non è più così esclusivo e poi è molto molto centralizzato. Come primo investimento va bene Bitcoin, è il migliore che tu possa fare se vuoi investire in cripto. Chiaramente ragionaci, deve essere una cosa che decidi tu perché vuoi investire in cripto, rifletti su quanto, eccetera, eccetera, eccetera. E abbiamo anche il nostro corso gratuito se ti interessa su come investire in cripto. Bene ragazzi, direi che ci possiamo salutare per ora, ma arriviamo subito. Ah no, tra l'altro non ci salutiamo neanche perché adesso ho cambiato metodo. Cioè non faccio più chiudo e riapro, ma partiamo direttamente da qui, quindi siamo al top. Al season, precisamente il 9 maggio alle 01:23 inizia il primo pump. Grazie Davide. Ovviamente non sono consigli finanziari. 50% in liquidità, con tutto questo calo non lo hai usato? Guarda, io faccio così, la liquidità la uso per ribilanciare, quindi durante i cali un po' alla volta entro sempre, di fatto. È il mio ribilanciamento. Poi attenzione, non è liquidità ferma, è liquidità in parte, adesso soprattutto investita in bond, e money market fund, insomma è a rendita con i titoli di Stato fondamentalmente, e una parte me la tengo anche per le attività di impresa comunque, che ho sempre bisogno di liquidità, quindi è un po' un tema, cioè è il mio... La mia strategia è molto personale, no? Io dico spesso di fare una strategia fatta su misura per sé, perché cioè ognuno ha la sua situazione finanziaria, magari qualcuno ha bisogno di più liquidità, qualcuno di meno, quindi cioè riflettete bene su quello. Il mio 50% di liquidità è dovuto al mio profilo di rischio già molto alto per le mie attività imprenditoriali, che di fatto sono attività a rischio ovviamente, e quindi quello è un po' un mio cuscinetto, capito? Per avere una situazione a rischio controllato, e il resto del mio portafoglio comunque ad alto rischio. Cripto e stocks. Ragazzi, allora dai, Namo, partiamo, 3, 2, 1.